Alcune linee uniscono i luoghi sacri d'Europa, come un colpo di spada impresso sulla terra. Una di queste tocca un monte della Puglia, il Gargano. Qui, dove già si pregavano degli antichi, una nuova storia stava per iniziare. Nell'anno 490, un ricco di nome Elvio Emanuele cercava il suo toro più bello. Lo trovò davanti a una grotta inaccessibile. Nell'ira, scagliò una freccia avvelenata, ma la freccia tornò indietro, ferendolo. Elvio si reca dal vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano. Dopo 3 giorni di digiuno, l'arcangelo Michele appare in sogno al vescovo. Io sono l'arcangelo Michele. La caverna è a me sacra. Laddove si spalanca la roccia, possono essere perdonati i peccati degli uomini. Due anni dopo, Siponto è assediata dal re barbaro Odoacre. Allo stremo, il vescovo ottiene una tregua e prega. Michele riappare, promettendo vittoria. Il giorno seguente, una furiosa tempesta di sabbia e grandine si abbatte solo sui nemici, salvando la città. I vincitori salirono al santuario. Ma per la seconda volta, il vescovo si fermò sulla soglia. Quella grotta incuteva un timore sacro che superava ogni vittoria terrena. Quell'8 maggio divenne per sempre il Dies Festus dell'Angelo sul Gargano. Con il permesso del Papa, il vescovo Lorenzo si preparava a consacrare la grotta. Ma nella notte, Michele apparve. Non è vostro compito. Io l'ho già consacrata. Il mattino del 29 settembre, altri vescovi pugliesi si unirono a lui in processione. Durante il cammino, 2 aquile stesero le ali per ombreggiare i vescovi dal sole. Nella grotta, trovarono un altare già pronto e, impressa nella roccia l'orma del piede dell'arcangelo. Lì celebrarono il Divin Sacramento. Era nata la celeste basilica, unico luogo mai consacrato da mano umana. Nei secoli seguenti, i Longobardi fecero del Gargano il cuore del loro regno. In Michele, guerriero celeste, videro un patrono simile al loro Odino. Il santuario divenne meta di pellegrinaggio sulla via sacra Langobardorum, un faro per tutto l'Occidente. 1656. La peste devasta il sud. Dopo giorni di preghiera, all'alba del 22 settembre, l'arcangelo appare al vescovo lucchese Puccinelli. Benedici i sassi della mia grotta. Segnali con la croce e le lettere M.A. Michele Arcangelo. Come ordinato, le pietre della grotta furono incise con la croce e le iniziali dell'arcangelo. E quando quelle pietre toccarono le mani dei fedeli, una luce calda sembrò scacciare l'ombra della malattia. Non una medicina, ma un sigillo di protezione. Salvata la città, una statua identica in pietra del Gargano viaggerà fino a Lucca, sigillo di gratitudine eterna. Normanni, Svevi, Angioini, tutti cercarono di abbellire il santuario, ma nessuno poté mai consacrare quella grotta, perché la basilica celeste non fu fatta da mani d'uomo. Quel che rimane è una scia luminosa tracciata nei secoli dalla fede degli uomini. Una linea fatta di pellegrini, preghiere e speranza. Perché alcuni luoghi, una volta toccati dal cielo, diventano per sempre porte. E ciò che lì viene chiesto con cuore puro, trova ascolto.